Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali presenta un'offerta formativa molto articolata che va dalla biologia, nel senso più ampio e completo del termine, alle scienze naturali fino alle scienze della Terra. I 7 corsi di studio erogati dal Dipartimento, 3 lauree triennali e 4 magistrali, sono finalizzati ad acquisire un'elevata competenza in tutti gli ambiti disciplinari della biologia e della geologia, cosicché i nostri studenti potranno iscriversi previo superamento del relativo esame di Stato all'ordine dei biologi o dei geologi. La didattica di tutti i nostri corsi è frutto di una combinazione di attività frontali nel senso più tradizionale del termine, ma anche di attività laboratoriali e di campo che rappresentano una caratteristica fondamentale in quanto trasmettono quella capacità di fare e quella manualità che sono 2 elementi indispensabili nel percorso formativo di un biologo o di un geologo. Da un punto di vista professionale, il biologo può seguire diverse strade e quindi accedere ad attività lavorative molto diversificate, da quelle più tradizionali come il biologo di laboratorio in ambito sanitario, il naturalista, il biologo nutrizionista, a quelle più innovative come il biologo forense. Il geologo invece, grazie alle sue specificità tecnico-culturali, potrà trovare collocazione lavorativa all'interno di enti pubblici o privati o enti di ricerca che sono chiamati ad operare su tematiche relative alla salvaguardia del territorio, alla gestione delle risorse, come pure alla conservazione dei beni ambientali e culturali. Le diverse ricerche sviluppate in Dipartimento si caratterizzano per una sempre maggiore interdisciplinarità e soprattutto per la costante interazione con le comunità locali e gli enti che a vario titolo e con ruoli diversi operano sul territorio. Territorio che infatti rappresenta un elemento fondamentale e su cui si estrinsecano tutte le potenzialità dei nostri corsi di studio. Basti pensare alla ricostruzione dell'assetto geologico di superficie o del sottosuolo, al monitoraggio della pericolosità sismica o vulcanica, allo studio delle rocce e dei materiali lapidei, alle indagini del sottosuolo finalizzate alla realizzazione di grandi opere o al reperimento di risorse, alla tutela di specie animali o vegetali in pericolo di estinzione, alla conservazione degli habitat naturali, al restauro di aree degradate, restauro ambientale di aree degradate, allo studio di molti fenomeni legati al tema sempre più sentito del global changing, alle analisi di tipo biomolecolare effettuate con una strumentazione all'avanguardia, allo studio dei cromosomi umani o di altre specie animali e vegetali. Infine, il Dipartimento è sede di diverse strutture museali che vanno dall'orto botanico al museo di zoologia, al museo di mineralogia, al museo di paleontologia. Tali strutture, oltre ad annoverare tra le loro collezioni numerosi reperti scientificamente molto importanti, vengono visitate da migliaia di studenti di ogni ordine e grado, da turisti, studiosi o semplici appassionati, realizzando così quell'importantissimo processo di osmosi culturale tra l'istituzione universitaria e la società civile su cui essi insistono.